Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Mi trovo nella Val Lambrone, nel parco dell'Adamello Brenta, per una sessione di fotografia paesaggistica ai laghi di Cornisello e al Lago Nero. Sono venuto qui per questi tre laghi, dato che qui il paesaggio è strepitoso, basta guardarsi intorno e ci si rende subito conto della bellezza del luogo. E dato che qui è possibile vedere anche degli animali, mi fermo un attimo perché sennò, anche perché siamo a 2100, 2300, non mi ricordo più. Comunque, dato che qui si possono avvistare animali, per l'occasione mi sono portato dietro questo, il binocolo, e il teleobiettivo, il 100-400, nella speranza di riuscire ad avvistare qualche animale. Non sono sicuro di questo, però speriamo. Qui il cielo non è dei migliori, è un po' tutto coperto, le previsioni davano sole con qualche velatura di nuvola, però al momento il sole si intravede, però è tutto grigio. Dato che sono venuto abbastanza presto, adesso mi trovo sul sentiero che va al Lago Nero, che più o meno è a 40 minuti, almeno così dice il cartello, dal rifugio Cornisello. Perché voglio vedere un po' com'è il sentiero, se è in buone condizioni, se c'è troppa neve, se non è pericoloso, perché al tramonto vorrei essere lì, mentre ho visto che i due laghi di Cornisello si raggiungono abbastanza facilmente in breve tempo. Quindi adesso vado verso il Lago Nero, torno indietro, magari ci faccio qualche foto, torno indietro, vado ai due laghi di Cornisello e poi per il tramonto tornerò al Lago Nero, sperando un po' che le nuvole si aprano e che spunti il sole. In realtà mi va doppiamente bene il fatto che io sia qui su questo sentiero e non in questo momento giù direttamente ai due laghi, perché vorrei fare delle foto dei due laghi però dall'alto. Già da internet non ho trovato, un po' con Google Maps, non ho trovato grandi punti almeno che mi piacessero da sotto, diciamo, a livello del lago, da cui fare delle foto. Poi comunque ci provo, ci vado, però questo può essere un potenziale punto da cui fare le foto che ho in mente ai due laghi. Da qui la vista è molto bella, però c'è un po' troppa neve qua in primo piano e non mi fa impazzire, devo essere sincero. Poi, essendo tutto coperto, non capisco bene fino a dove posso spingermi. Ovviamente non vorrei volare giù. Quindi a questo punto vado là e provo a vedere se magari da là la foto riesce meglio, con il primo lago più vicino e il secondo più lontano in sequenza. È bello anche da qui, però adesso ho tutte queste rocce qua in primo piano che mi coprono un po' il lago, quindi o dovrei andare ancora più là, però vedo che le orme più o meno si fermano a questo livello e quindi non so, potrei provare, anche perché comunque c'è quella baita, c'è quel rifugio, e provo ad andare là e poi proseguo verso il Lago Nero. Questa è la prima composizione, molto ravvicinata sul primo lago, anche perché ho un 2470 che, essendo su APS-C Canon, devo moltiplicare per 1,6, se sono 24 per 1,6, e sono ISO 100 f7.1 e come tempo un 250esimo. Modalità manuale, ho messo fuoco manualmente sulla neve in primo piano e timer di 10 secondi, vediamo come esce. L'idea di prima di fare una foto con i due laghi in sequenza, uno più vicino e l'altro più lontano, non ha visto la luce perché da dove ero io il secondo lago, quello più lontano, si vedeva a malapena. Mi è venuta in mente un'altra composizione interessante, però credo che
non la raggiungere questo sentiero, dovrei credo scendere ai due laghi e poi trovare un modo. Il fatto è che adesso io non ho la minima idea di dove andare, perché il sentiero non è più segnato, c'è troppa neve. Forse di qua. Spero anche di avere una bella vista sul secondo lago per riuscire a fare quella foto che ho in mente. Oh, finalmente. Finalmente eccoci qua arrivati. Beh, non è stata neanche così faticosa. Adesso muoio. Bam. Lasciatemi prendere un attimo fiato e vi mostro. Volevo farvi vedere il lago, ma mentre mi stavo salendo su una roccia ho guardato il sole, ho guardato su in alto in cielo e è incredibile. C'è questo arco che circonda completamente il sole. È pazzesco. Sembra, adesso non mi ricordo, sembra tipo l'arcobaleno, però ha un nome specifico che adesso non mi ricordo questo fenomeno. È la prima volta che la vedo. Un momento che poi vi faccio vedere anche il lago. Dopo questo arco completo, torno al sole, vi faccio vedere il lago nero. Eccolo qui. Adesso io voglio andare in quel punto là più o meno, perché da là si dovrebbe avere un bel riflesso delle montagne, delle Dolomiti, là in fondo. Però a questo punto provo ad andare là in quel punto adesso, cerco di fare qualche foto e poi torno giù, perché venire qua con poca luce non mi fido, sarebbe pericoloso. Non mi aspettavo tutta questa neve, devo essere sincero, ma mi aspettavo qualcosa, un po' di bianco, ecco, però non così tanto. Ecco, non è completamente coperto, quello no, perché un pochino si riesce a orientarsi, però è difficile comunque, è difficile fare altrimenti. Colpo di scena incredibile, perché da qui riesco a vedere esattamente il secondo lago di Cornisello dal punto che avevo in mente. Pensavo che ci fosse un altro modo per arrivare fino a qui, invece no. Praticamente io sto semplicemente costeggiando il lago nero, che è qua alle mie spalle. Ups. Non c'è il vuoto, c'è solamente un po' di neve fresca con sotto con sotto dei massi. E comunque da qui l'ho vista sul secondo lago. Quindi a questo punto faccio qualche foto là, faccio qualche foto qui e poi torno giù. E magari faccio un giro direttamente ai due laghi, tanto una volta che sono sceso dal rifugio ci si mette pochissimo per arrivare giù, lì ai due laghi.
è veramente magnifico. C'è una pace strepitosa. Non fa neanche freddo, si sta bene. Il sole ogni tanto viene fuori, ogni tanto viene coperto dalle nuvole, però credo che non mi fermerò qua fino a tardi perché poi farei fatica col buio, con poca luce. Ho qua le torce, ho sia quella frontale che quella da tenere a mano, però non mi fido col buio a tornare giù. E poi devo anche fare l'altra foto là, però qua è veramente bello, cioè ci è voluto un po' per arrivare, però ne è valsa completamente la pena. Anche solamente per arrivare qui a Cornisello, più o meno quasi 3 ore di strada, però di fronte a questa vista. Poi al di là della foto, spero ovviamente che la foto venga, però al di là di quello, questa vista veramente ti ripaga di ogni sforzo, perché è anche questo il bello della fotografia paesaggistica, che ti spinge verso luoghi che difficilmente magari avresti considerato e ti fa riconsiderare magari anche la bellezza, non soltanto del paesaggio, ma anche di fare la strada verso quel paesaggio, appunto perché va considerato tutto nell'insieme, tutto come un'unica esperienza, e è veramente bello in questo momento. Diciamo che c'è forse un po' troppa neve qua sulla sponda opposta del lago, ruba forse un po' di attenzione alle montagne dietro, allo sfondo, però direi che non mi posso lamentare. No, no signore, non mi posso lamentare. Allora, torniamo a noi. In questo momento sta uscendo anche il sole, piano piano, che comincia a illuminare un po' di più la neve, fa risaltare un po' più di dettagli. E allora, ve lo dico perché non me lo ricordo più, sono praticamente ISO 100, quello sono sicuro, F9 e un 250esimo. A questo punto, timer e azione. Di animali comunque niente. Intanto ho visto un po' di tracce, un po' di orme, lepri soprattutto direi, qualche cane, c'erano delle persone con delle orme, sembravano zampe di cane, e quindi mi sa che la vedo un po' più dura per quello, però mai dire mai. Diciamo che questa appena fatta non è la composizione più originale del Lago Nero, perché se uno lo va a cercare su internet troverà tante foto molto simili, magari con un cielo diverso, a seconda dell'orario. Però diciamo che questa, anche se è la più gettonata, è comunque stupenda e sbalorditiva. È una scena molto d'impatto, forse quella più d'impatto tra tutte quante qua. Perché qua a sinistra, alla mia sinistra, non vedo grandi possibilità. Cioè sì, c'è un bel riflesso, lo stesso qua a destra, però non riesco a tradurre la scena in una buona fotografia. È un po' la solita che non sempre quello che vediamo corrisponde a una bella foto. E forse perché siamo già condizionati, non lo so, dalle immagini che vediamo prima di recarci su un luogo. Abbiamo già in mente quelle immagini, quindi questo non dico che ammazzi la creatività, però magari non le dà il giusto spazio. D'altronde una scena come questa è qualcosa di splendido. Sono arrivato allo spot che avevo già visto prima, andando verso la sponda, da cui volevo fare la foto, e sono qua davanti. Devo stare attento perché adesso l'ho messa su un masso, non vado oltre perché poi comincia la discesa. Sono ISO 100 F13 per avere una profondità di campo abbastanza molto estesa, e un quindicesimo con polarizzatore per caricare un po' di più l'acqua del lago. La vista da qui comunque è fenomenale, si vedono entrambi i laghi. Non sono riuscito a trovare una buona composizione per includerli entrambi, però pazienza, sono già contento di queste foto che ho fatto fino adesso.
Sono messo la giacca perché fa freschino. Il sole è ancora alto, però comincerà a calare, quindi comincerà a cadere dietro le montagne tra non molto, quindi starò qui ancora un attimo per godermi il momento. Magari faccio ancora una foto, se il cielo diventa ancora più interessante di come è già adesso, e poi vado, mi incammino. Però tanto ho la mia focaccia qua, che mi sono tenuto apposta per questo momento, per godermela. Quindi buon appetito! Si sta veramente bene qui. Mi piacerebbe riuscire a trasmettere la serenità che si respira qui. Spero che le immagini riescano in un certo modo a farlo, però essere qui in questo momento con nessuno, diciamo solamente io qua con il lago, le montagne, il sole, i riflessi, le nuvole, magari qualche animale che si nasconde in questo momento, si nasconde, non si fa vedere, però è veramente un piacere stare qui. Una parte di me voleva restare per provare a fare delle foto al tramonto, magari con un cielo più rosato. Però, dato che il tramonto oggi è poco prima delle 7 e ora manca poco alle 6, questo avrebbe voluto dire continuare a fare foto almeno fino alle 7:30, quindi anche con il crepuscolo, che offre sempre dei colori splendidi. Però alcuni tratti che in salita erano impegnativi e scivolosi, in discesa lo sarebbero stati ancora di più, e non mi sembrava il caso, quindi oggi diciamo che la chiudo qui. Tornerò sicuramente perché mi è piaciuto molto. Alla fine il bello della paesaggistica è anche tornare più volte nello stesso luogo per cercare di fotografarlo in modi diversi, con luci diverse. Come si è potuto capire, ho cambiato ulteriormente il programma perché all'inizio volevo fare Lago Nero, laghi e poi di nuovo Lago Nero a tramonto. Poi ho detto faccio il Lago Nero adesso e poi vado dopo ai 2 laghi direttamente, e alla fine ai 2 laghi non ci sono più andato perché in realtà le foto che volevo fare sarebbero comunque state tutte quante dall'alto, e così ho fatto. Ho trovato gli spot dall'alto, diciamo dal percorso che andava al Lago Nero, e è andata così, e quindi questo è stato il programma. In ogni caso, spero che questo video sia stato interessante, spero che vi sia piaciuto e che sia stata colta, almeno volevo trasmettere la potenza, la maestosità del luogo, perché veramente di fronte a queste montagne, di fronte a questi colossi ci si sente veramente piccoli. E ciò nonostante è una sensazione bellissima, ci si sente parte di tutto questo. Ci vediamo al prossimo video e se volete iscrivetevi, commentate, non so, fate quel che volete. E ci vediamo alla prossima. Buona serata. Ciao. Ciao 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 ciao.